Rimandiamo a dopo la rubrica sui titoli dei giornali perché è già arrivato in collegamento l'ospite Tommaso Turci di DAZN. Ciao Tom. Ciao ragazzi, è sempre un piacere. Anche per noi. Tu come stai? Come hai passato le prime vacanze da papà? Beh dai, lo sai benissimo che non sono vacanze reali, ma Hai dormito? Si va in vacanza. Dormito il giusto, no, adesso a parte gli scherzi siamo stati molto bene, ci siamo riposati, mi sono goduto un po' la famiglia, quindi sono contento, carico per ricominciare. Bravo! Avevo già ricominciato, quindi... Esatto. Tra l'altro venerdì sarai anche a Roma. Sì, sarò lì a seguire. Quindi poi ci sentiamo anche la settimana prossima, così almeno vediamo sensazioni a bordo campo. In generale, Tom, che Milan hai visto in queste prime due uscite? Ti è piaciuto? Chi ti ha colpito di più? Bellissimo il Milan, mi è piaciuto tantissimo, mi piace questa leggerezza che hanno portato i nuovi giocatori, questa voglia di entrare subito nei meccanismi, di sentirsi subito giocatori da Milan. Secondo me la cosa più difficile che doveva fare Pioli è stata paradossalmente anche la cosa che gli è riuscita meglio immediatamente, cioè creare subito un gruppo unito. Se voi ci fate caso, i giocatori del Milan che sono arrivati quest'estate sembra che siano al Milan non da un paio di mesi, ma molto di più. E al di là della condizione fisica di alcuni giocatori che può migliorare, dei meccanismi e movimenti che possono sicuramente implementarsi col tempo, la sensazione è veramente che nonostante il Milan abbia cambiato tanto, il Milan non solo è forte e c'è, ma è squadra. Il Milan è squadra e questa qua era la cosa che secondo me era più difficile e invece è riuscita bene. Poi arriveranno i momenti di difficoltà, lo sappiamo, durante la stagione. È una squadra giovane che avrà degli alti e bassi e così via, ma la sensazione a vedere da fuori è quella lì. La sensazione non era scontato, come dici tu, anche perché almeno 3 nuovi innesti, più Krunic, di fatto possiamo considerarlo nuovo visto che è nuovo in quella posizione. Tra i nuovi acquisti, Tom, chi è che ti ha colpito di più? Beh, insomma, io devo assolutamente portare alta la bandiera dell'Olanda perché io sono un grande appassionato del calcio olandese e l'ho visto crescere questo ragazzo, l'ho visto fare tutto il percorso dall'esordio in Eredivisie, l'esordio in Europa con la Sed, tutto quello che ha fatto. Però vederlo così, scusa Tom, perché lui ha 25, cioè non è proprio giovanissimissimo, come mai secondo te? Cioè un impatto così ha rubato a tutti l'occhio, cioè al 90% delle persone ti risponde Reinders. Non è strano però? Ma io credo che non sia strano nella misura in cui tu hai fatto un percorso di un certo tipo nel campionato in cui hai giocato per tutta la tua carriera, perché lui quando è esordito non aveva queste qualità, soprattutto dal punto di vista tecnico. Lì lavorano tanto sulla tecnica di base anche quando i giocatori sono fatti e finiti, cioè quando un giocatore ha 20 anni e arriva in prima squadra si pensa che non possa più migliorare e crescere tecnicamente. Non è così per questo caso specifico di giocatore. Lui ha esordito, si è preso la fascia, è migliorato tecnicamente, ha sempre visto calcio perché lo vede da quando è un bambino calcio. Però poi dopo cresci fisicamente, cresci dal punto di vista proprio dell'attenzione, delle scelte e arrivi a 25 anni che evidentemente se sei messo in un contesto ancora più forte di quello in cui ti trovi, cioè è chiaro che giocare nel Milan non è come giocare alla Zed, ti riesci a esprimere comunque bene. Quindi secondo me non è un caso, anzi è arrivato al momento giusto nella grande squadra. Sicuramente sì. Diciamo il reparto che ha lasciato un po' più, come si può dire, Leo? Sì, applica a desiderare. L'unica nota meno positiva forse sono stati i movimenti difensivi. Perché io non parlerei neanche tanto di difesa, non so tu Edo e tu Tom cosa ne pensi, ma di movimenti. Secondo me è un rischio molto alto che il Milan sta prendendo, non so tu cosa ne pensi. Allora, io sono d'accordo che quando si parla di difesa non si parla solo della linea 4 che rimane lì dietro, ma di tutto il discorso della fase di non possesso che parte anche dagli attaccanti, perché prima citavate Saelemaekers, che quanto è importante anche è stato per gli equilibri in passato del Milan nelle due fasi, quindi è chiaro che quando tu hai dei giocatori molto bravi a livello offensivo che hanno anche questa capacità di portarti ad avere tante occasioni, qualcosa dietro concedi. E la difesa del Milan, secondo me, quando è attaccata, in questo caso parlo proprio della linea,
è evidente che ha delle difficoltà, ma lì ci deve essere proprio un equilibrio. Io penso che quest'anno si sacrifichi un pochino l'equilibrio di questa squadra che ha avuto per tutto questo tempo nella gestione Pioli, per dar spazio un pochino alla fantasia davanti. Quindi mi aspetto un Milan che magari concederà qualcosa di più dietro, però c'ha il miglior portiere senza dubbio della Serie A e questo è sicuramente un fattore. Però avrà tante occasioni, quindi non dico che le partite finiranno 4-2, 4-1 o 3-2 per l'avversario, però l'idea è quella lì, secondo me, un Milan che rischia qualcosa. Beh, io amo l'approccio alla Zeman, Tom, cioè quindi prendi valanghe di gol, però in Serie A ne fai altrettanto. Non ha sempre funzionato, anzi quasi si dice in Italia vince la miglior difesa, però chiaro, è un approccio forse più europeo, ma posso... Sì. Mi collego a questo, Tom, perché insomma il Milan, oltre ad aver comprato 9 giocatori e sta forse per comprare il 10°, il Milan neanche, tra virgolette, fatti fuori altrettanti. Ecco, ha fatto fuori tanti giocatori che anche l'anno scorso giocavano da titolari e che comunque hanno fatto il loro in una semifinale di Champions League e in un quarto posto. Tu pensi che sia solamente una questione di livello tecnico o che ci siano altre questioni? Cioè che il Milan sia voluto ripartire completamente da zero? Questa è una bella domanda. Non è vero, non è vero che è una bella domanda. Non è una bella domanda. Invece sì che è una bella domanda. Alla quale però non ho una risposta. No, a parte gli scherzi. Come ti dicevo, secondo me il Milan quest'estate è andata un po' a cogliere tutte le opportunità che ha trovato. Evidentemente con questa rete di scouting e questo cambio anche di gestione nell'andare a acquistare i giocatori ha trovato le soluzioni giuste, un po' futuribili, un po' no, nel contesto di gioco anche di quello che si è visto nella passata stagione con Pioli, e ha capito quali potevano essere evidentemente i giocatori adatti. Però secondo me non era una cosa pensata preventivamente, secondo me non è stata una cosa organizzata nel tempo e hanno pensato che quest'estate sarà l'estate in cui stravolgeremo la squadra. Una serie di circostanze secondo me ha portato il Milan a cambiare. Sicuramente l'obiettivo era ed è quello di rinforzarsi. Se i giocatori rendono come hanno reso in queste prime 2 giornate, o comunque hanno questa prospettiva anche di crescere così tanto, perché è inutile che stiamo qua anche a raccontarci di quello che può essere Pulisic in questa stagione e di quello che può essere Pulisic per il Milan nei prossimi mesi, magari anche nei prossimi anni, però stiamo parlando di un crack totale. Se questi giocatori qua rendono così, il Milan è più forte dell'anno scorso e quindi le scelte le hai fatte giuste. Tom, in chiusura, perché è notizia di pochi minuti fa, il portale turco Fanatic, non lo so, ha rilanciato ancora la notizia secondo cui il Fenerbahce avrebbe presentato un'offerta in linea con quelle che erano le aspettative del Milan di fatto, perché si parlava del fatto fermi a 7-8 milioni, pare che l'offerta sia stata ritoccata a 12. Tom, proprio risposta secca, Krunic, visti i tempi, viste le cifre, visto il ruolo, l'importanza che ha per mister Pioli, si vendono? Secondo me è molto importante perché l'allenatore lo ritiene un giocatore in questo momento fondamentale, imprescindibile, soprattutto per il discorso che faceva all'inizio, questo equilibrio che un giocatore per forza di davanti alla difesa ti deve dare, perché se viene a mancare quel tipo di giocatore che anche nella fase di non possesso fa quel lavoro sporco, dà fastidio, allora rischi di rompere qualche meccanismo. Quindi io francamente lo terrei stretto se fossi il Milan. Io sono d'accordo con Tommaso Turci da Zon. Ciao Tom, bocca al lupo, ragazzi, buona settimana. Ciao bello, ciao.